Seconda notte passata benissimo qui a Bermeo. Adesso la mattina inizia con un ottimo carico e scarico. Abbiamo passato la notte sempre qua al parcheggio vicino al cimitero, si sta benissimo. Per chi vuole visitare Bermeo, questo paese di pescatori, questa è l'area sosta migliore per passare delle notti stupende. Al lavoro, carico e scarico. Allora, direzione Belvedere, andiamo a vedere un altro sito di Game of Thrones. Quello dove proprio avevo messo il castello, che si chiama Dragonstone. Il Dragonstone. Agile scattate. Andiamo. Sarà una faticaccia tornare indietro, ma secondo me anche andare, ma sarà premiata da quello che vedremo, perché sì, sarà mezz'ora andare e mezz'ora tornare. Che per noi sarà un'ora, vedi? No, ormai siamo allenati, Valentina, e facciamo così queste cose. Che posto! Guarda che scalinata! Ne vale la pena di fare una piccola deviazione per venire a vedere dall'alto l'eremo. Che adesso salendo poi ci si scalda, guarda. Tempo splendido, Saranno non 2 c'è ore salire, 1 ora scendere. E adesso ci aspetta questa discesa su questi ciottoli. Allora è consigliato assolutamente di mettere delle scarpe da ginnastica o gli scarponcini. Meglio gli scarponcini perché hanno la pianta più rigida, quindi su questi ciottoli si cammina meglio. O scarpe da trekking, meglio ancora. Mamma mia, adesso si scende. La salita sarà epica. Praticamente dobbiamo fare la discesa fino al livello del mare, poi la salita sull'eremo, poi di nuovo la discesa dall'eremo fino al livello del mare e poi la risalita fino al camper. È fatta così. Chiuso. No, e perché? Perché c'è stata una frana, è caduta una parte di monte e non si può percorrere. Peccatissimo. Da un lato peccato, dall'altro Dall'altro sei sollevato. ci siamo risparmiati una faticaccia, Valentina. E visto che ci siamo fatti una faticaccia arrivare fino a qui, queste sono le immagini dell'eremo. Tutte le persone che incontriamo che diciamo che giù è chiuso lo sanno già, quindi ci è sfuggito un dettaglio, Vale. Una cosina proprio. Ci deve essere scritto da qualche parte forse. Io non ho visto nulla. Io ieri sono andata sul sito, non c'era scritto. Vabbè. Ma magari c'è un cartello qua. Può essere. Va bene, dai. Dai, ci fate un po' di ginnastica, dai. Sì. Siamo arrivati comunque. Vale, abbiamo un sacco di scalini, quelli che non abbiamo fatto prima li facciamo adesso. Guarda, quello il surfista di prima è sceso, è già quasi arrivato. Sto morendo. Come fanno questi surfisti tutte le volte? Scendere, salire, scendere, salire, scendere. Sono centinaia questi scalini. Qui dietro di me c'è parte del Flysch, che sono delle stratificazioni risalenti a milioni di anni fa. Ma dove ti ho portato?
tengono duro e cercano anche qui la mitica onda a sinistra. Have you ever walked the high pass, watched the northern lights flash, took a photograph on a Paris street? Have you ever climbed a tall tree, asked someone for mercy, gave something away that wasn't free? I don't wanna get a vision of you stuck in my... Siamo arrivati in questo istante a Getxo, che siamo a pochi chilometri da Bilbao, per fare un'esperienza unica e vedere un'opera ingegneristica unica nel suo essere, addirittura dichiarata dall'UNESCO patrimonio dell'umanità. Attendiamo che Valentina finisca le sue operazioni all'interno del camper e andiamo a vedere questa cosa stranissima. Quest'opera che andiamo a vedere adesso è stata costruita nel 1893 per unire due paesi sulle sponde di un fiume. Da questo si può evincere qualcosa, ma non tutto. I due paesi, Andrea, vediamo se ti ricordi come si chiamano. In questo momento ci troviamo sulla sponda di destra a Getxo, mentre sulla sponda a sinistra si trova il paesino di Puerto Escondido. Puerto Alegre, Portogallo, Portu a casa. Ti porto in casa di riposo perché Portugalete. Va bene, andiamo. Ed eccoci finalmente arrivati sotto il ponte. Il nome di questo ponte è Puente Colgante, un'opera innovativa per i tempi in cui è stato fatto. Prende un po' l'eredità come costruzione della Tour Eiffel, più o meno allo stesso tipo di ingegneria artistica. Adesso questo ponte si può attraversare in svariati modi. Noi ne abbiamo scelti due, uno all'andata e uno al ritorno. Il bello di questo ponte è che, essendo sospeso elettrico, non ci sono cavi sottomarini o non è un ponte fisso, non è un traghetto, lascia spazio al traffico fluviale. Ammazza, ma questa è una nave enorme. E adesso in questo momento prendiamo il biglietto per attraversarlo con il ponte sospeso, facciamo un giro nel paese e quando torneremo poi al camper attraverseremo a piedi. Allora, biglietto preso, l'abbiamo preso con il bancomat che abbiamo speso 50 centesimi a testa. Hanno aperto le porte? Ecco che siamo partiti. È silenziosissimo. Però che pronto, no? Siamo arrivati. Dura veramente, ma direi quanto? 2 minuti? 1 minuto? 30 secondi? 20 secondi? Allora andiamo a fare un giro in mezzo ai vicoli di Portogalete. Questo è il ponte trasportatore in servizio, più antico del mondo. è alto 61 metri ed è lungo 160. È un esempio di architettura industriale, anzi è un esempio di quella che è stata poi la rivoluzione industriale qui a Biscaglia, perché era un centro importante. Il ponte è stato distrutto nel 1937 per impedire, durante la rivoluzione civile, per impedire il passaggio delle truppe che stavano insorgendo, e quindi è stato distrutto e ricostruito nel 1941. È stato dichiarato patrimonio dell'umanità dell'UNESCO nel 2006 come esempio più rappresentativo di architettura metallica della rivoluzione industriale. Che pace, che tranquillità su questo lato del fiume. Questa è la parte considerata la parte povera portogalese. Sì, esatto, infatti il ponte univa proprio la parte più abbiente, che è quel lato lì, alla parte più povera, che è questo lato qui. Però si può dire che nella parte più povera c'è più silenzio? Questo chiostro serviva per esibire le bande che suonavano, andavano lì, facevano i concertini. Questo è antico, anche lì, guarda.
Vale, siamo arrivati in un punto chiave del paesino, perché qua siamo davanti alla vecchia stazione, no? Che praticamente fa pandan con Valentina. Guarda, ma sembri il Geco, Ma dov'è Valentina? Non trovo Valentina. Oh Gesù! È sparita! Hai il blu delle colonne, il giallo degli archi. Assurdo! Mamma mia, ma è impossibile, Vale. Comunque è bella questa stazione, eh? Sì, allora adesso venendo alle cose serie, questa non è più la stazione, è la vecchia stazione, è stata tramutata in ufficio del turismo. Scendiamo e andiamo sull'altro lato. Completati 8000 passi. Ristorante! Pane e Nutella. Pane e Nutella! Visto che ce lo siamo guadagnato, vero Vale? Proviamo. Dovevamo prendere una baguette e invece il croissant, vabbè. un croissant, un bollo de mantequilla. Anzi, la signora cosa che mi dice? Il pastel de arroz. El pastel de arroz. Pastel de arroz. Cosa es la mejor cosa aquí? El bollo está rico, pero el pastel de arroz está muy bueno. Muy De bien. todas formas, el dulce es lo que tiene. El dulce es maravilloso. Sí, sí, perfecto, El perfecto. dulce es maravilloso. Gracias, ¿es su nombre? Mari. 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 Ciao Mari. Ciao. Gracias. Buon. Ha dentro una crema di burro. È tipo pane, burro e zucchero, però molto più buono, perché una volta il pane era più secco. Poi non mi faceva impazzire tanto pane, burro e zucchero. Questo è proprio buono, mamma mia. Quindi se capitate qui a Porto Galete, che è un pueblito di Bilbao, e fate la passeggiata che abbiamo fatto noi, fate un salto lì alla panetteria Portupan. È proprio dietro il ponte, Sì. Quindi nella via principale. Si mangiano delle cose buonissime. Stava preparando dei pezzettini di pane da mettere poi al forno ripieni Di chorizo. di chorizo. Operazione biglietti che costano molto di più di prima. Prima abbiamo speso 50 centesimi e adesso spenderemo più di 9 euro a testa. Ci hanno rubato 50 centesimi. Praticamente, allora, da questo lato si possono comprare i biglietti di ritorno solo Con la moneta. con la moneta. Stanno molto attenti anche a cosa dicono le macchinette, quindi leggere bene o farsi spiegare da qualcuno, perché è abbastanza non è intuitivo. Comunque siamo riusciti a prendere i biglietti di ritorno perché il piano era quello di ritornare da una via alternativa, ma se riusciamo la facciamo tra poco. Ticket preso, ne abbiamo preso solo uno perché l'alternativa appunto di passare questo ponte è di utilizzare l'ascensore e farlo a piedi da lassù. L'altro ascensore è rotto, non si è potuto fare, quindi siamo dovuti tornare sempre con la piattaforma. Il sunto, qual è stato? Che ti stanno aspettando per salire. Comunque Esatto. il sunto è che vogliamo risparmiare, quindi sale solo Andre. E io lo aspetto qua e lo riprendo da sotto. Stava ballando tutto il ponte perché sta passando questo è il carrello che porta la piattaforma da un lato all'altro e quindi stava arrivando e il ponte ballava tutto. C'è la rete ovunque, però ci sono alcuni slarghi dove si può vedere il panorama. Da questo lato verso Bilbao si vede la città e da quest'altro lato mare aperto verso il porto. Ecco che ha iniziato a ballare di nuovo. Sta passando il carrello in questo momento. Siamo
a 50 metri sul livello del mare e questo ponte è lungo 160 metri. Per chi soffre di vertigini forse non è la passeggiata migliore, però molto molto bella. E come potete vedere c'era un motivo per il quale non si poteva attraversare il fiume con l'ascensore, e perché appunto l'ascensore è in manutenzione. Siamo arrivati a Portugalete. Chissà che velocità raggiunge il carrello, poi magari lo proviamo a seguire di corsa. Eccolo. No, beh, si raggiunge camminando. Questa è la velocità del carrello, corre così. Adesso sta rallentando. È una camminata veloce, non bisogna correre, ci impiega da un lato all'altro circa 1 minuto e mezzo. Hanno acceso i LED, credo che poi la sera questo ponte sia tutto illuminato. Ci sono dei cavi enormi, li ho visti adesso. Questa dietro di me era la vecchia cabina di pilotaggio c'era un macchinista che portava il ponte da un lato all'altro e pilotava guardando dall'alto al basso, come si fa adesso al porto quando caricano i container sulle navi, stessa cosa. Quindi da qua giù si vede partire la piattaforma, l'operatore dava il comando e la mandava di là, poi sicuramente di là ci sarà stato un altro operatore che la rimandava di qua. Il mio compito adesso è quello di chiamare l'operatore che viene su a prendermi. C'è una porta segreta, devo schiacciare il pulsante. Hola. Hola. Sí, ahora sube compañero. Grazie. Bueno. Bene, mi viene a prendere. Bello, veramente bello. Poi ci sono alcuni reperti storici, consigliato sempre di farlo al tramonto per avere la luce migliore. Allora andiamo al camper, andiamo da Ignazio e Melina, subito! Come soffri lontano da loro! Poverini, sono lì chiusi da ore. Andiamo. Stanno benissimo. Ignazio è venuto a salutarmi subito. Oh, che fastidio! Bilbao La Noce è l'unico Bilbao che vedrete di sera, questo. Ma non è vero! Dal nostro camper. Ma tutti che corrono lì, tutti in fila. Qua dobbiamo starci una settimana, Non lo so, vediamo, vai. Una settimana è troppo, 2 o 3 giorni. Svolta a destra e prendi Olaveaga Cagliari.